Attenzione, questo video è dotato di sottotitoli in moltissime lingue. Vi basterà cliccare qua sotto su impostazioni e selezionarli della lingua che preferite. Io non sono un assetato di potere, mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. Immaginate un mondo dove le auto non sono solo macchine, ma storie di famiglia, segreti e sogni. Questo è il mondo della Fiat, creata dalla famiglia Agnelli. Dietro ogni auto c'è una storia di successi, di incontri con i potenti della Terra e di decisioni che hanno cambiato il destino di intere generazioni. Ma chi era davvero Gianni Agnelli, l'uomo al timone? E quali misteri nasconde la storia della sua famiglia e della loro creatura, la Fiat? Benvenuti su Economy Storm. Io sono Matteo, uno studente di economia, ed oggi parleremo dei misteri e degli intrighi di una delle più grandi aziende della storia d'Italia, la Fiat, nonché del suo più grande presidente, Gianni Agnelli. Iscriviti se ti appassionano video di questo genere, buona visione! Principale azionista e amministratore del gruppo Fiat, senatore a vita della Repubblica Italiana, nonché ufficiale del Regio Esercito. Questi sono solo alcuni dei titoli di cui si è fregiato Gianni Agnelli. Giovanni Agnelli, detto Gianni, nasce a Torino il 12 marzo 1921. È il secondo di 7 figli. Il padre Edoardo Agnelli è il figlio di Giovanni Agnelli, senatore e fondatore della Fiat. La madre, invece, Virginia Bourbon del Monte, metà romana e metà americana, appartiene a una famiglia ricchissima. Gianni è un ragazzo indisciplinato, dispettoso con le sorelle e non va bene a scuola. Allo stesso tempo, però, è pure un ragazzo solare, divertente e spensierato. Almeno fin quando il destino non si mette in mezzo in una tragica domenica estiva del 1935. In questa sera, infatti, il padre perse la vita in un incidente aereo, quando Gianni aveva solo 14 anni. Il padre stava rientrando da Forte dei Marmi con l'idrovolante del nonno, dirigendosi a Genova per poi raggiungere Torino in treno. Né il pilota né il padre Edoardo persero la vita durante l'impatto, ma quest'ultimo si alzò in piedi sull'abitacolo per vedere cosa aveva causato l'impatto e morì colpito alla nuca da un'elica rimasta in movimento. Sarà la prima di una lunga serie di morti che colpirà la famiglia Agnelli, una delle famiglie più potenti della storia d'Italia. Anche se ancora non lo sa, Gianni è il successore della Fiat e diventerà ben presto padre di migliaia di italiani che mangiano e sognano grazie ad essa. Un ruolo chiave lo avrà il nonno Gianni, dal quale il piccolo ereditò il nome, che lo prenderà sotto la sua ala, insegnandogli a dirigere la Fiat per consegnargliela come unico erede. Presto lo manda negli Stati Uniti per fargli vedere quanto siano più all'avanguardia dell'Italia. Gianni, qua, si innamorò di quel paese e di quella mentalità così diversa da quella italiana. Lo stesso nonno, quando andò in America per la prima volta, rimase folgorato dal modello di produzione dell'azienda Ford e capì che il futuro del settore automobilistico sarebbe stato della produzione di massa. È il 1939. Scoppia la seconda guerra mondiale e Gianni decide di partire come ufficiale di cavalleria nonostante il nonno fosse contrario. Parte nel 1941 e partecipa alla campagna di Tunisia, dove tra l'altro gli viene consegnata la Croce di Guerra al Valor Militare. Ma tra il 1942 e il 1943 la Fiat è vittima di alcuni bombardamenti e così Gianni fu obbligato a tornare su richiesta del nonno. Una volta tornato riprese gli studi e si laureò in giurisprudenza. Questa laurea sarà il motivo per il quale Gianni comincerà a essere chiamato da molti l'avvocato, sebbene questo titolo non gli si addicesse, poiché, pur essendo laureato in giurisprudenza, non ha mai sostenuto l'esame di abilitazione alla professione forense. Finita la guerra, il nonno deve trovare i fondi per ricostruire l'azienda e così decide di districarsi tra CLN e governo provvisorio. Non solo riceve porte in faccia, ma gli viene anche proibito di rimettere piede in azienda perché è sotto accusa per aver collaborato col governo fascista. Così il fondatore della Fiat morì a Torino il 16 dicembre 1945, senza mai più rimettere piede in azienda. Chissà se quell'esproprio è stato ciò che ha tolto all'uomo la motivazione di stare tra i vivi.
Tutti quanti i fratelli Agnelli rimangono senza alcuna figura di riferimento, dato che anche la madre, Virginia, era salita in cielo 3 settimane prima, in seguito a un incidente automobilistico avvenuto nei pressi di Pisa. La Fiat, in questi anni, fatturava 15 miliardi di lire l'anno e Gianni si era ritrovato a capo di essa senza più alcuna guida. È però troppo giovane e inesperto per un incarico del genere, così cede l'incarico a Vittorio Valletta, già braccio destro del nonno. Con ciò, l'avvocato si guadagnò la sua libertà di godersi la giovinezza, seguendo un consiglio che gli avrebbe dato il nonno. Prenditi qualche anno di libertà prima di immergerti nelle preoccupazioni dell'azienda. Il ruolo di vicepresidente è infatti solo di facciata e Valletta si lamenta spesso per il grande assenteismo del principale azionista del gruppo Fiat. Cominciano gli anni della bella vita. Gianni si stabilisce sulla riviera francese, compra una casa con 28 stanze e si gode la vita. Feste, donne, alcol e tanta cocaina, in quelle che anche lui chiamava le notti bianche. Amava l'adrenalina, le sue giornate cominciavano tuffandosi in mare da un elicottero e continuavano sfrecciando con le sue innumerevoli automobili per le strade di Monaco. Tutto ciò non fa altro che aumentare il fascino attorno alla sua persona. Viaggiava per tutto il mondo, frequentando i luoghi più mondani d'Europa e le persone più famose del set internazionale, attrici, principi, magnati, uomini politici. I più importanti legami di amicizia stretti dall'avvocato sono stati quelli con John Fitzgerald Kennedy, allora senatore democratico e futuro presidente degli Stati Uniti d'America, con David Rockefeller e André Meyer, il primo americano e il secondo francese. Questi sono stati i 2 più importanti banchieri al mondo di tutto il secolo scorso. Ci sono 2 tipi di uomini, sono gli uomini che parlano di donne e uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. L'avvocato rappresentava in quegli anni il simbolo del neorinascimento italiano. Il suo stile era inconfondibile, sempre in abito d'inverno e in camicia d'estate. L'orologio rigorosamente allacciato sopra la camicia e la sigaretta sempre a portata di mano. In questo periodo ebbe molte donne, solo con una però la frequentazione si fece più seria. Questa fu Pamela Digby, ex moglie del figlio di Winston Churchill. Questa fu una mossa più politica che altro e atta a stringere ottimi rapporti con Inghilterra e Stati Uniti. Il tempo tuttavia passava e Gianni non si decideva a sposare la donna nonostante le sue forti pressioni. Finché ella, il giorno dopo Ferragosto del 1952, lo trovò a letto con una 17enne francese e impazzì in una scenata di gelosia. Gianni fu colto di sorpresa e non sapendo cosa fare montò sulla sua automobile e si diresse a tutta velocità da Lione a Torino. Erano le 4 del mattino, l'illuminazione pubblica era assai poca mentre la voglia di fuggire era troppa. Mentre sfrecciava a bordo della sua Fiat 1400 non si accorse che un furgone stava arrivando nell'altro senso. L'incidente fu spaventoso. Fece un frontale con questo furgone, il quale era guidato da 4 macellai che stavano andando al lavoro. 2 di questi muoiono e, seppur l'incidente sia di una certa portata, i media ne parlano citando solo di striscio e dopo alcuni giorni un membro della Fiat. Gli organi della famiglia Agnelli si sono messi subito in moto per tutelare la figura dell'azienda. Gianni riporta 7 fratture alla gamba, rischia l'amputazione ma si salva per miracolo, nonostante l'incidente lo costringa a rimanere claudicante per il resto della sua vita. È il 1953 e Gianni sposa la principessa Marella Caracciolo di Castagneto, appartenente a un'antica nobile famiglia di origini napoletane. Le nozze vengono organizzate in fretta. Marella è incinta e il matrimonio si deve fare prima che la pancia si cominci a vedere. Da lei ebbe 2 figli, Edoardo e Margherita. Dobbiamo pensare a questa coppia come una delle coppie di cui si parla di più al mondo. Ossessionati dall'arte, questi 2 diventarono il simbolo dell'elite mondiale. Gianni acquista in Costa Azzurra Villa Leopolda, una lussureggiante villa in cui riceveva tutte le più grandi celebrità di quegli anni, compresi i grandi capi di Stato. Persino Andy Warhol rimase ammaliato dalla figura del signor Fiat, tant'è che dedicò a Gianni uno dei suoi più famosi Vanity Portraits. Un uomo d'affari astuto, un playboy affascinante e una figura quasi aristocratica nella società italiana. Il suo sguardo era profondo e la sigaretta sorretta con vanità da medio e pollice a mo' di pinza.
Andy Warhol, col suo stile pop art, vuole riflettere la complessa personalità di Agnelli e così quella di un uomo che non è più solo il simbolo dell'industria italiana, ma è diventato una vera e propria celebrità. Con tutto questo tempo da dedicare all'apparenza, però, Marella e Gianni sono troppo impegnati per dedicare del tempo ai loro figli, i quali vengono trascurati completamente. È il 1966, Vittorio Valletta è ormai troppo anziano per continuare a gestire l'azienda e decide di ritirarsi. È arrivato il momento di scendere in campo. Gianni, dopo aver ricoperto solo ruoli di rappresentanza, diventa finalmente presidente della Fiat. Non perse tempo, modernizzò subito l'azienda perché una Fiat forte significava un'Italia forte. La casa automobilistica divenne la più importante d'Europa e la quarta a livello mondiale. Il bilancio era così positivo che si aiutò persino Enzo Ferrari, che aveva qualche problema con la sua impresa. Si vociferava difatti che la Ferrari volesse vendere il 50% delle proprie quote alla Ford, ma per Gianni era impensabile che la rossa cadesse in mano americana e così le comprò lui. Il tutto contro la volontà dei suoi collaboratori, i quali vedevano in questa scelta un rischio troppo grosso. Poco da dire, scommessa ampiamente vinta dall'avvocato. È amato da tutti quanti perché è vicino alla gente comune. Le sue passioni, donne, sport, soldi e calcio, lo rendono un uomo come molti. Gianni, oltre a ciò, era molto vicino alla classe operaia. Gianni sapeva che il lavoro in fabbrica era ripetitivo e alienante. Così attuò dei provvedimenti come l'indicizzazione degli stipendi in relazione all'inflazione che era già da tempo richiesta da parte dei sindacati. Questo gli permise di subire meno di altri gli effetti negativi delle rivolte operaie del 68. Persino il sindaco comunista di Torino, Diego Novelli, nonostante la diversità di vedute, lo vedeva con molto rispetto. Prima, tra le passioni del noto imprenditore, abbiamo nominato anche il calcio. Ma in che misura il calcio aveva a che fare con la vita di Agnelli? La famiglia Agnelli era proprietaria della Juventus dal 1924 e Gianni faceva parte del consiglio direttivo dal 1935. Già nel 1947 l'avvocato divenne presidente e lo restò per 7 anni. Questa squadra, insieme alla Fiat, divenne una delle principali ragioni di vita della dinastia torinese. Nel 1954 lascia però la guida della società a malincuore, diventando vicepresidente. In tono nostalgico, l'avvocato parla così di quegli anni. Per me non era un lavoro, era un passatempo che mi divertiva moltissimo. Nonostante tutto il romanticismo che ci si può vedere, però, la scelta dell'acquisto della Juventus ebbe pure una forte matrice politica. La famiglia Agnelli, grazie a questa mossa, riuscì infatti a placare le rivoltose e stanche anime degli operai che lavoravano in fabbrica. Il guardare la domenica una Juventus che spesso vinceva era un'importante distrazione per affrontare con meno fatica la settimana seguente, magari pure con qualche argomento in più su cui discutere. Inoltre, quelli erano anni di grande immigrazione dal Mezzogiorno. Molte di queste persone finivano per fare gli operai proprio nella Fiat e la Juventus, secondo molti, avrebbe accelerato il processo di integrazione, soprattutto con l'acquisto di giocatori provenienti da quelle zone, come Beppe Furino, palermitano, Massimo Mauro, catanzarese e Pietro Anastasi, catanese. Quest'ultimo fu l'esempio più eclatante perché servì proprio a sedare gli scioperi della Fiat Mirafiori che andavano avanti da 14 mesi. Siamo a fine anni 60 e, come dicevo, in tutta Italia scoppiano rivolte studentesche allargatesi poi ai lavoratori. Gli operai Fiat, soprattutto quelli addetti alla catena di montaggio, insorgono e Gianni Agnelli, all'epoca presidente di Confindustria, fu costretto a trovare un accordo coi sindacati, obbligando le aziende ad adeguare il salario dei dipendenti al caro vita. A seguito di questo accordo si crearono nuovi contratti con i lavoratori, che però gravarono fortemente sui bilanci futuri dell'azienda. Per molti, addirittura, questo fu l'accordo che compromise la crescita italiana di quegli anni. Le cose in questi anni vanno male e Gianni è costretto persino a vendere il 10% della propria azienda al governante della Libia Gheddafi, manovra pesantemente criticata dall'opinione pubblica. Era la prima volta che un paese arabo acquistava le quote di un'azienda occidentale.
Ciò destabilizzò molto i politici italiani. Per avviare poi alla crescita delle spese salariali in Italia, la Fiat cominciò un lungo processo di delocalizzazione, trovando accordi per l'apertura di apparati produttivi in Unione Sovietica, Jugoslavia e Brasile. Sono gli anni '80 e la situazione finanziaria dell'azienda, ossia la situazione relativa ai suoi debiti, non è delle migliori. L'azienda decise di assumere così Cesare Romiti come responsabile finanziario. Molti operai vengono messi in cassa integrazione e successivamente licenziati. La produzione viene tagliata e l'azienda mette su un piano di ripresa caratterizzato da un forte taglio degli stipendi. La situazione, già incandescente, esplode. Migliaia di lavoratori scioperano per settimane, paralizzando ancora di più la produzione dell'azienda. Si deve trovare un qualcosa che inverta la rotta. Ci pensa Cesare Romiti, facendo un discorso rivolto ai cittadini torinesi e ai lavoratori non scioperanti, dove chiedeva di insorgere contro gli operai che stavano scioperando e che stavano mettendo in crisi l'azienda per manifestare così il loro sostegno alla Fiat. L'appello di Romiti trovò un eco enorme tra i torinesi e i lavoratori dell'azienda. Così, il 14 ottobre 1980, una folla impressionante invase le strade di Torino. Scoppia la marcia dei 40.000. Il numero 40.000 ovviamente è simbolico, ma fu utilizzato perché la gente che insorse fu veramente tanta. Queste proteste antisindacaliste fecero placare l'ira dei sindacati e si tornò a una situazione di dialogo costruttivo tra la Fiat ed essi. L'azienda riprese la propria attività, cominciando a coinvolgere di più gli operai nei processi decisionali. Inoltre è in questi anni che cominciano a emergere da Oriente nuovi competitor, come Hyundai, Nissan e Honda. In più, la politica fiscale italiana degli anni '80 ha disturbato la ripresa della Fiat e di tutto il settore automobilistico, a causa di tasse elevate sui veicoli e carburanti, che ne hanno ridotto le vendite. Tuttavia, la Fiat riesce a riprendersi. Con una manovra molto discussa ricompra le quote precedentemente vendute alla Libia e compra la totalità delle azioni di Alfa Romeo e Lancia e una parte di Chrysler e Maserati. Tutte le fiabe, però, hanno una fine e anche gli uomini di grande valore devono fare i conti col ciclo della vita. Nel 1996, all'età di 75 anni, a Gianni viene diagnosticato un tumore alla prostata, sicuramente complice il fumo, che lo porterà a morire nel 2003. Gianni vuole lasciare la Fiat nelle migliori mani possibili, ed esse, per l'avvocato, non sono quelle di suo figlio Edoardo, ma quelle del figlio di suo fratello Umberto, Giovanni Umberto Agnelli, detto Giovannino, poco più che trentenne. 13 dicembre 1997. La famiglia Agnelli, ormai si sa, è segnata dalle morti precoci di eredi maschi. In questo giorno muore Giovannino. Gianni designa così al suo posto suo nipote, John Elkann, figlio di Margherita. Questa è l'ennesima bocciatura per il figlio Edoardo, un figlio sempre trascurato e mai apprezzato dal padre. C'è chi dice che non si sia mai interessato alla Fiat, ma che il suo interesse fosse rivolto solo all'approfondimento della teologia. Certo, fu un personaggio bizzarro, fece molti viaggi in India, Iran e Kenya, avvicinandosi all'Islam sciita. Fu poi arrestato in Kenya dopo essere stato trovato in possesso di eroina, ma poi prosciolto. Dichiarò inoltre più volte di voler prendere le distanze dal capitalismo. Edoardo si trovava così un ragazzo pieno di sogni, ma che sentiva di non essere mai stato capito dal padre. Così il tragico fatto. La mattina del 15 novembre del 2000, la sua Fiat Croma fu ritrovata con il motore acceso e il bagaglio sempre aperto sul viadotto autostradale Generale Franco Romano della Torino-Savona, all'altezza del 35° pilone. Il suo corpo, senza vita, era alla base di quel viadotto. Gianni cadde in una profonda depressione che lo portò a rifugiarsi nella sua villa torinese Villa Frescot. Alcuni diranno che l'avvocato fosse più tediato dal cattivo andamento della Fiat piuttosto che dalla morte del figlio, mentre altri diranno che questa morte gli fece capire quanto aveva sbagliato come padre. La verità non la sapremo mai. Gianni Agnelli morirà infatti in questa villa a 81 anni, il 24 gennaio 2003, a causa del tumore contro cui ha lottato per anni. Egli è stato non solo un imprenditore, ma un simbolo internazionale dell'Italia nella sua Golden Age. Qualcuno, per questo, lo definisce l'ultimo re d'Italia, l'icona del Novecento italiano. La storia della Fiat e di Gianni Agnelli finisce qua. Io vi chiedo di lasciare un like, di commentare e di iscrivervi al canale se dopo questo video avete imparato qualcosa. Ricorda che la conoscenza è il primo passo verso il cambiamento.